persone. Volevo sapere se eravate aperti oggi. Oggi inizia tutto con una telefonata, Potreste. una chiamata, una come tante, ma che poi si è trasformata in un malinteso, un errore, un cambio di programma e alla fine una scoperta. Siamo nel bel mezzo della Sicilia, dopo la costa est, Sua Maestà l'Etna, le città barocche e il capoluogo di provincia più alto d'Italia. Oggi cambiamo decisamente scenario. L'orrore e la meraviglia convivono in questa zona dell'entroterra, tra storie che spereresti di non raccontare mai e tesori che nemmeno immaginavi. Meraviglie e orrori, cioccolato e... ok, ci siamo capiti. E dopo 3000 chilometri è anche il caso di tirare un po' le somme su come si sta comportando il cubetto. Una telefonata ci ha dato l'ok, ragazzi, quindi abbiamo preso la macchina, abbiamo lasciato Caltanissetta città e ci siamo infilati nella campagna più estrema, molto selvaggia questa zona. Oltre, vedete, queste erbacce, cespugli, c'è di tutto! Si vede tutte le coltivazioni qua sotto, si vedono tutte queste colline sono state coltivate. Very nice. Ma noi siamo diretti in questo posto che abbiamo trovato un po' spulciando online perché non è famosissimo, infatti bisogna telefonare per chiedere se è aperto questa cosa e la signora al telefono mi ha detto potrebbe, se venite stamattina potrebbe, vediamo, però passate da scuola. Questo da scuola credo non ci sia mai successo di andare in un posto e andare prima a scuola. Noi siamo arrivati, il museo era chiuso ma da un bel po' di tempo. Dobbiamo richiamare, mi sa. E non c'è nessuna scuola. Che scuola? Non c'è niente qua. Guarda, attorno non c'è nulla. Non c'è traccia di scuola. Aspetta, mi devo girare qua, aspetta. Questo è il paese sotto, il paese di cui non conosco il nome. Però aspetta, niente, richiamiamo, sì. Abbiamo scoperto l'inghippo, ragazzi. Allora, abbiamo chiamato il museo sbagliato, il museo della Zolfara, che praticamente si chiama allo stesso modo anche qui, ma noi abbiamo chiamato quello di Caltanissetta, cioè noi eravamo lì, abbiamo chiamato lì e poi siamo venuti qui. Yes. Comunque, detto questo, qui è chiuso da tanto tempo, evidentemente. C'è anche il catenaccio tutto arrugginito. Sì, da 100 anni praticamente. Dopo aver scoperto questa cosa abbiamo cercato anche il numero di telefono di questo museo. L'abbiamo trovato, un numero di cellulare. Ci ha risposto questo signore gentilissimo che però ci ha detto che per le visite bisogna organizzarsi molto in anticipo e prenotare con largo anticipo perché sennò è tutto chiuso. Va bene. Vabbè, allora, detto questo, questa è tutta zona di miniere di zolfo. Questa tipo fa parte della storia proprio di tutta questa zona e ci sono anche altri posti da andare a vedere. Però sono tutte praticamente chiuse o dismesse o abbandonate, quindi adesso cerchiamo sulla mappa se riusciamo a trovarne una magari abbandonata e vediamo se riusciamo a raggiungerla. Abbiamo fatto questo errore che, come vedete, non dipende da una differenza linguistica perché si fanno sti errori, lo fai all'estero, dici non avevo capito, invece qua proprio così. Vabbè. Però posso dirti una cosa, non abbiamo sbagliato posto perché stiamo passando adesso in questo territorio che è completamente diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso. In pratica non c'è nulla poi qua attorno, delle rocce là in fondo, guarda che roba! Ma poi questo cielo con le nuvole così, no? Che fa un po' effetto quadro, la strada un po' sgarrupata, che però ci sta in questo contesto perché siamo circondati completamente dalla natura. Stop d'obbligo. Guarda qua. Sembra una cartolina questa, ma la cartolina di un paese diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Questa è proprio una natura completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto in tutta la Sicilia finora, queste rocce che ci sono tutti questi pizzinnocoli, guarda! Che fa il mimo, Paolo. Lì probabilmente adesso ci andiamo, perché sì, quel lì paesino in fondo lì di sicuro dobbiamo andarci. Vederlo. E in mezzo, ragazzi, a questa bellezza assurda abbiamo trovato la miniera di zolfo. Eccola qui. Questa è la miniera che in realtà è diventato poi un museo Cozzo d'Isi, e questo museo è stato totalmente abbandonato. Adesso ci parcheggiano davanti le macchine, è tutto in stato di abbandono. Quello è il museo e da questo lato praticamente si può entrare senza nessun problema, non ci sono segni di divieto e niente. E questo è quello che rimane del museo.
e là dietro c'è tutta la miniera di zolfo e si vedono dall'alto tutti i macchinari, tutte le costruzioni appunto della miniera che appunto era attiva proprio qua ed era una delle più grandi d'Europa. Ci stiamo inerpicando, da questo lato c'è tutta la strada asfaltata, chiaramente la vegetazione è molto alta e qua c'è un passaggio un po' così, ci passiamo in mezzo e si vede proprio in fondo la miniera. Ci siamo inerpicati un po', ma il sentiero in pratica non porta da nessuna parte, però qui si vedono alcuni degli edifici, o meglio quello che resta degli edifici di quella miniera che abbiamo detto è stata una delle più grandi d'Italia ma d'Europa in generale, e è stata aperta all'inizio del 1800 quando è stato scoperto qui una riserva di zolfo, ed è stata attiva fino al 1988, è stata l'ultima solfatara della Sicilia a chiudere, quindi ha segnato un po' la chiusura di un periodo storico molto importante per questa regione. Stiamo tornando indietro adesso ragazzi perché fa un caldo veramente potentissimo nonostante il vento, ci saranno 30-35 gradi qui in mezzo. Comunque ecco, questo posto è stato anche teatro del secondo peggior incidente nella storia mineraria italiana e qui nel 1916 sono morte 89 persone. Passiamo praticamente da un orrore all'altro oggi, siamo arrivati alla stazione di Campofranco, siamo a 200-300 metri dalla miniera di zolfo, quello che rimane della miniera di zolfo proprio qua vicino. Quindi stazione dei treni, questa funzionante e attiva a Campofranco, ma tutto attorno a questa stazione dei treni c'è quello che rimane di questa enorme azienda abbandonata. Campofranco è il nome della stazione, ma il nome del paesino è Casteltermini, e questi edifici abbandonati che stiamo vedendo oggi permettono un po' di tornare indietro a quello che è stata la storia di questo luogo, che poi è la storia di tanti paesi, non solo della Sicilia ma dell'Italia in generale. Quindi questa è una sorta di archeologia industriale, si chiama così, cioè andare a vedere quello che è rimasto, questi obbrobri che sono rimasti, per risalire alla storia proprio di queste zone. Casteltermini significa il castello della famiglia Termini, questa famiglia nobile che nel 1629 decise di costruire qui non solo la sua abitazione ma un vero e proprio villaggio, quindi iniziò la costruzione di chiese, dimore nobili, abitazioni, e questo fece sì che moltissime persone della zona decisero di trasferirsi proprio a questo Casteltermini. Inizialmente l'economia del paesino si basava sull'agricoltura, ma con la scoperta delle miniere di zolfo iniziò a cambiare anzi l'economia del paese, in particolare nel 1912 quando aprì questa azienda, la Montecatini, che produceva fertilizzante chimico utilizzato nell'agricoltura e dava impiego a migliaia di persone. Il periodo d'oro però non è durato molti anni e il declino è iniziato prima con la chiusura della miniera di zolfo e poi con la chiusura nel 1992 di questa fabbrica. Moltissime persone se ne sono andate, hanno abbandonato quest'area e sono migrate in altre zone d'Italia e del mondo. Quello che rimane oggi è un vero e proprio disastro ecologico. Pensate che ci sono 12.000 metri quadrati di amianto. Questa zona è stata chiamata la Valle dei Tumori perché moltissime persone, sia tra coloro che lavoravano all'interno della fabbrica, sia tra gli abitanti del paese, sono morte appunto di tumore. Questo video ha preso una piega veramente inaspettata, molto pesante ragazzi, pesantissima. Quindi adesso cambiamo totalmente perché abbiamo scoperto che qua c'è Sutera o Sutera, adesso capiremo anche qual è la corretta pronunciazione e andiamo assolutamente a visitarla. Il paesino è veramente a picco, adesso siamo tipo al 30% proprio sotto la roccia. Attenzione perché lo spazio è poco e siamo arrivati in centro. Momento car life, lo chef all'opera. Allora ragazzi, dopo tutte le robe che abbiamo mangiato ultimamente torniamo un po' alla normalità. Abbiamo addirittura trovato la panna da cucina senza lattosio per qualcuno e abbiamo
e il pesto. Quindi faremo un'antica ricetta panna e pesto. Antichissima. Non giudicateci. Abbiamo mangiato tante di quelle robe ultimamente. Pure. Leccatina della buona. E quindi oggi proprio andiamo così, leggero. Allora, abbiamo fatto un piccolo errore, nel senso che abbiamo parcheggiato in discesa, per cui tutto rotola, quindi dobbiamo stare un po' attenti, però la cucina vedo che comunque sta bella ferma e stabile lì dov'è, tutto a posto, posizione così un po' meditativa per cucinare. Posso dire che il risultato finale è gustoso, è godurioso, ce lo mangiamo dalla pentola ovviamente, così 2 piatti in meno da lavare. Scusi, sì. si dice Sutera o Sutera? Sutera. Ah, lo sapevo, vedi? Avevo fatto la scommessa, ho vinto. Ho vinto. Sutera. Bergamo. Entriamo al Roxy Bar. Buongiorno. Siamo entrati al bar, abbiamo preso una spuma e una limonata gassosa. E devo dire, ragazzi, che questa spuma non è la spuma che prendevo all'oratorio di Verdellino. No, questa è la spuma siciliana, è fatta in modo completamente diverso. Allora lo leggo perché devo dire che non me lo ricordo anch'io. C'è un sacco di cose. Ci sono rabarbaro, fiori di sambuco, chiodi di garofano, caramello e vari aromi. Hai capito? E comunque sì, c'è anche un verdellino, non c'è solo un verdello. Accanto a verdello c'è Verdellino. È vero, non ne parliamo mai del povero Verdellino, distrattato. D'altronde, vuol dire, con un nome così, cioè sa proprio di piccino. Poverino. Come San Paolino. Insomma. Come San Paolino, è vero. San Paolino non a caso, ragazzi, perché questo di fronte a noi è proprio il Monte San Paolino, dove ci sono le reliquie del santo. Qui sotto sorge il paese di Sutera, con l'accento corretto, e da qui, da questa piazza Sant'Agata, si può vedere il panorama. Eccola qua, la vista più bella della città. I 2 signori a cui prima abbiamo chiesto se si diceva Sutera o Sutera ci hanno detto andate al museo antropologico, e siamo venuti a dare un'occhiata a questo museo, che è una vera chicca perché sono conservati all'interno antichi abiti ma anche antichi strumenti che venivano utilizzati in passato proprio in questa cittadina. Sono stati donati dalle diverse famiglie e questo ha permesso di costruire questo museo che conserva un po' le antiche tradizioni proprio di Sutera. Vieni indietro, piano. Il signore ha parcheggiato in modo molto creativo. Vieni, siccome non ci stava si è messo dritto così, che è un parcheggio che farei anch'io, che non so fare i parcheggi a S, qui lo dico, è così. Sì, vieni, scusa. Vieni ancora un po'. Ok. Stiamo lasciando adesso Sutera e ci stiamo spostando. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto di dove siamo oggi? Comunque noi stiamo andando da quel lato, Musumeli se non sbaglio, e anche lì c'è una roccetta con un castello e credo che dormiremo là nella zona stanotte. Comunque ci rendiamo conto di che cosa abbiamo davanti oggi da tutto il giorno, a parte gli orrori che abbiamo visto. Tutto il resto, ragazzi, guarda qua le balle di fieno, a parte le strade sono un po' così, Sì, ma ci sta, è tutto rustico oggi, sì, fa parte dell'atmosfera giusta questa. Qua le strade secondarie sono un po', diciamo, sprofondate dal lato, diciamo, a valle. Esatto. Però guarda anche solo questo campo. Sì. Oggi poesia. Queste colline, guarda che era tutto coltivato, ma anche da questo lato. Aspetta che abbasso il finestrino che si vede ancora meglio. Ecco, da questo lato. Ogni volta poi ad c'è, esatto, io dico guarda si vede meglio e compare tutta l'erbaccia davanti. Però no, devo dire che l'effetto è questo, con Sutera là sullo sfondo. E seguiamo questa strada che praticamente si inerpica, sale e scende dalle colline, tutto ondeggiante. Ma chi se l'aspettava così questa parte di Sicilia?
Direi che abbiamo scovato un altro parcheggio con vista da 10 lode. Stasera dormiamo sotto il castello di Musumeli. Mi sono infilata un attimo nella stradina sotto il castello, che in questo momento è chiuso. È bella ventosa questa giornata. Devo dire che adesso che sta scendendo il sole fa anche frescolino. E Paolo è qui dentro invece nel cubetto, sta organizzando tutto per preparare la cena di oggi. Vediamo a che punto è la sistemazione qua. Ah, vedi? Già sei stato. C'è un'escursione termica incredibile, eh? Sì, da giorno notte. Adesso fa freddo, infatti. Adesso salgo anch'io, mi metto qua al calduccio. Siamo andati in una nota catena di supermercati dove i bagni sono molto comodi. Devo dire che ne abbiamo usufruito, nel senso che ecco. E quindi devo dire che in questa catena abbiamo trovato anche degli ottimi burger con verdure, fatti con verdure grigliate. Quindi sono quei burger vegetariani però fatti di verdure grigliate, very nice, in offerta, which is very good. E detto questo, mi piace quando metti dentro le parole in inglese così a caso. Vieni qua da me. Stavamo pensando una cosa. L'Italia, quella mattacchiona dell'Italia. Ci è venuto in mente dopo quello che abbiamo visto oggi, no? Cose bellissime, cose orrende, tutto estremi, no? L'Italia, no? Il paese più bello del mondo, ce lo diciamo continuamente. Però poi c'è anche quell'altra parte, quella che ti fa andare via, quella che ti fa partire, quella che ti fa cercare opportunità altrove, quella che ti continua a dare un po' fastidio di questo paese. E quindi oggi ci è venuta questa cosa, no? Due cose estreme. La cioccolata da un lato, dolce, buonissima, la cosa più buona del mondo, e l'altra cosa marrone, quella che invece dà ok, fastidio. si capisce, non quella è... quella che puzza. È chiaro, si sa, non l'abbinamento è sempre quello. È questa cosa qua. Oggi sì, è stata una giornata di contrasti così, no? È un paese bellissimo e fantastico, ma elaboriamo sempre di più una teoria. Questa è anche una mia teoria, un'altra, quella della cacca e della cioccolata. Oltre a questa teoria c'è anche la teoria del pizzicotto, secondo me, che in Italia, secondo me, va perfettamente. Per quanto sia bellissima, fantastica, tutto yeah, top, c'è sempre quel pizzicotto continuo di qualcosa che ti dà fastidio, è una cosa che invece... E sono tanti, sono piccoli, poco fastidiosi, uno solo. Però quando sono tanti, questo secondo me è purtroppo, questo è il mio giudizio personale, che immagino che in tanti, insomma, sarete d'accordo con me. Invece anche No, adesso io volevo dire una cavolata. Dilla, e non posso dirla. Cioè, capito? Adesso mi sento come Paolo quando stiamo parlando di... Poi lui dice la sua cavolata. Io volevo dire questa cosa che ho notato in questi giorni, che però veramente abbassa il livello tantissimo dopo questa cosa condivisibilissima che ha detto Paolo. Cioè, ho notato che nei bagni... Ma anche l'ho detto la cacca e la cioccolata. Non è che ho il detto... discorso però aveva un senso. Cioè, io invece volevo solo dire che ho notato nei bagni in questa zona che non si butta la carta igienica nel water ma nel cestino. Stessa cosa che si fa in Asia. E quindi ho avuto sto flash quando ho letto il primo cartello. Ho detto, in che senso? Poi il secondo, l'ho visto un po' di volte, ho detto, vedi. E che la realtà è che non siamo così tanto diversi o migliori per forza di altri. Esatto. Siamo diversi, ma questo è il bello del mondo, cioè che siamo tutti diversi, così. Ma tutti accomunati dalle stesse cose. Così, mamma che... Vabbè, siamo partiti. Siamo nelle profondità, facciamo sti burger. Mangiamo sti burger e basta. Abbiamo anche i finocchi che abbiamo comprato al mercato. Dove sono qua? Questa è la dispensa della frutta e la verdura. I finocchi che abbiamo comprato al mercato di Caltanissetta, al mercato storico, ci mangiamo anche questi. Cosa stai bevendo lì dietro? È una sottomarca della cola. Una freeway cola. Una schifezza, insomma. Scopin. Salve, buonasera. È aperto il... c'è vento per ora, quindi non si può salire. Non si può salire? No. Ok. Pomeriggio sei in queste zone. Vediamo. Ok, grazie. Ciao. Dopo una bella scopinata stamattina avremmo voluto visitare il castello manfredonico qui sopra, ma purtroppo è chiuso perché c'è troppo vento e ce ne siamo accorti. Effettivamente le mie scarpe stavano per volare dall'altra parte del parcheggio. Adesso stiamo scaldando il cubetto e potremo vedere che chiaramente il castello da fuori, perché comunque è una cosa incredibile, e al suo interno, ragazzi, attenzione, vive un fantasma che avremmo voluto incontrare, ma purtroppo non si può fare.
andiamo comunque nel centro del paesino perché è molto molto interessante. Devo dire che se non ci fai caso non lo vedi neanche, perché è perfettamente mimetizzato con lo sperone di roccia su cui è stato costruito e che è alto più di 700 metri. Il castello l'hanno costruito alla fine del 1300 e ci sono tutta una serie di leggende attorno alle presenze all'interno di questo castello. Ovviamente, essendo così mimetizzabile, è anche difficile da vedere, quindi in una posizione strategica e difensiva per la città. Ci siamo fermati da un panettiere, ragazzi, abbiamo preso una brioche con il cucuzzolo, ho detto tuppo. Allora, il tuppo, adesso uno vedendola così potrebbe pensare delle cose, ma non è così. Questo praticamente è una brioche che è stata inventata centinaia e centinaia di anni fa e ricorda in teoria, diciamo, il tuppo, diciamo, l'acconciatura delle donne sicule, e si dice proprio che la brioche è femmina, e proprio per questo infatti il tuppo ricorda l'acconciatura di capelli. E ragazzi, stiamo scoprendo che è dappertutto in Sicilia, la fanno in modo leggermente diverso. In alcuni casi all'interno è un po' più gialla e invece in questo caso vedete è più bianca. Me la sniffa lui. Sono pure le campane in questo momento aulico, direi, in cui tu annusi la brioche. Capiscono che è qualcosa di divino, ragazzi, questa roba qua. Allora, si mangia con la granita, si mangia anche il ripieno di gelato. È stata inventata vicino a Messina. Grazie per avermi detto, Andrea. Prego, tu mangia intanto, lasciamene metà che metà è mia. Ieri quando siamo arrivati a Mussomeli abbiamo visto un cartello che diceva il paese delle confraternite, e in effetti ieri, anche mentre eravamo nell'altro paesino, ce ne parlava il ragazzo e ci diceva che questa è zona di confraternite, ci sono molte confraternite. Dai! È mezzogiorno, mi sa! Piccola parentesi, suonano davvero le campane, che è una cosa molto rara perché in genere c'è un disco che riproduce il rumore, invece qui suonano davvero, infatti ancora si sente in sottofondo, no? Continua l'eco in sottofondo. Ma torniamo alla questione delle confraternite. Le confraternite sono dei gruppi, in genere composti da laici, che si riuniscono sia per motivi religiosi che per opere di carità. Le confraternite sono nate in Francia, ma si sono diffuse presto in tutta l'Europa. In particolare qui a Mussomeli si sono sviluppate nel 1500 e ce ne sono 5 che sono ancora attive oggi. La caratteristica è che hanno sempre il nome di un santo oppure di un mistero di fede, e che i membri di questa comunità hanno sempre dei vestiti tradizionali che si chiamano kappa, che hanno anche dei colori specifici. È un gruppo chiuso, quindi non si può entrare così come si vuole, ma quando si chiede di accedere a questo gruppo si deve fare prima un anno di noviziato, in cui viene valutato il comportamento del novizio e poi si decide se farlo accedere o meno alla confraternita. Non è che girando per il paese si vedono le persone incappucciate in giro per strada, no, questo succede soltanto durante eventi particolari come la Settimana Santa. Durante la processione della Settimana Santa, appunto, si ritrovano tutte le confraternite e partecipano alla processione. Nel bel mezzo del paese è spuntata una vecchia bacheca storica con tutte le partenze dall'Italia verso le Americhe in epoca di emigrazioni, quindi abbiamo tutte le destinazioni del Nord America, Brasile e Centro America, con tutte le navi che partivano da Trieste, Napoli e Genova, con tutti questi scali. E quindi no, è interessante perché con questo si fa, siamo dall'altra parte rispetto a tutto ciò che abbiamo raccontato in Australia, cioè come si vedeva, diciamo, l'immigrazione dall'Italia verso appunto l'America. Viaggino fruttivendolino. Siamo ripartiti col cubetto, ragazzi, adesso abbiamo un'ora di viaggio per raggiungere un altro luogo sensazionale della Sicilia. E ragazzi, ci siamo resi conto di una cosa, perché quando facciamo questi pezzetti un pochino più lunghi del solito ci verrebbe voglia di attaccare qualcosa di esterno e poterci ascoltare la musica, per esempio dal cellulare. E invece questa versione, ci siamo resi conto, questa versione di Fiat Cubo del 2014 è una versione molto basilare, e quindi ci sono pochissime cose extra dal punto di vista proprio della dotazione. Degli accessori, sì, infatti qui non abbiamo proprio l'uscita
aux, diciamo, per attaccarci il cellulare, non c'è cavo, non c'è nulla, c'è solo questo tasto che era il tasto di un navigatore di serie probabilmente, che però non esiste, non c'è più e quindi è completamente inutile, quindi ci tocca ascoltarci la radio che è un po' ballerina che continua a saltare, quindi non riusciamo neanche a cantare bene a squarciagola come piace a me. Cioè, noi vogliamo ascoltare la musica, non ascoltare le persone che parlano alla radio, che proprio non ce la possiamo fare. Poi prende solo Radio Maria in certi punti, quindi lì dici vabbè, neanche la musica c'è. Tra l'altro, vabbè, detto questo ci siamo proprio resi conto che ci sono anche altre cose che mancano, come dotazioni di base, non so, i fendinebbie davanti, e altre opzioni, per esempio l'opzione di cancellazione degli errori. Sì, esatto. Perché adesso Angela, ecco. Guarda qua davanti, c'è questa spia, qualcuno se n'è già accorto, in realtà non lampeggia, dal video sembra che lampeggi, ma in realtà è fissa, una spia arancione. Non lampeggia, ma è fissa da quando siamo partiti da Verdello. Esatto. Quella è la spia che ci dice che probabilmente secondo il sistema automatico ci sarebbe una delle 4 gomme non abbastanza gonfia. Ma noi le abbiamo controllate diverse volte, siamo anche andati da un gommista a chiedere di toglierci questa spia e non è riuscito, perché questa versione non ha l'opzione di poter cancellare queste spie accese, le spie diciamo meno importanti, quelle che si potrebbero anche azzerare o risettare su altri parametri. Questa cosa non c'è su questa versione di Cubo, quindi ce la stiamo tenendo. Adesso devo capire come sarà possibile togliere questa spia. Per ora va così, allora non abbiamo la musica ma abbiamo le lucine, insomma, ecco. Che ci fanno compagnia. Comunque questa cosa della musica credo che la risolveremo comprando una cassa Bluetooth, semplicemente, sì, come avevamo sul viaggino, se attacchiamo al cellulare, ci ascoltiamo un po' di musica. Non potremo usare purtroppo le casse della macchina, sarebbe stato bello, ma tanto qua ci stiamo abituando a questi panorami, questi paesini. Sì. Adesso non so dove siamo Angela? Siamo a Villalba. Ho appena visto il cartello. Allora, la strada è un pochino sgarrupata, direi. Sì, molto sgarrupata. In questa zona, però adesso che siamo nel paese è un po' meglio, devo dire. E le case qua sono tutte fatte di pietra e sullo sfondo c'è sempre la montagna. Siamo arrivati a destinazione, ragazzi, ma adesso io devo chiedere il vostro aiuto, perché... No, ve lo chiedo io, ragazzi, bravi! Allora, bravi! stanno uscendo tutti i vari video sulla Sicilia, ovviamente c'è un po' di tempo tra quando filmiamo, quando esce il video e la realtà, no? Quindi adesso stiamo vedendo tutti i commenti ai video in cui tutti ci suggerite dove andare a mangiare, i cannoli più buoni, le granite più buone. Ragazzi, qua... Come avrete notato, segno tutto. Diciamo che su quando c'è cibo non ci tiriamo mai indietro, quindi la lista qua sta diventando chilometrica. Ora, se assaggiamo tutti i posti, ce ne andiamo dalla Sicilia rotolando. Abbiamo il posto per i cannoli, per gli arancini, abbiamo il posto giusto per il gelato, le brioche, abbiamo tutto. Le granite. Granite da favola, andate qua, andate là, siccome fino adesso, come avrete notato dai video, siamo sempre stati a dieta, non ci siamo, cioè abbiamo proprio rinunciato a tutto, non abbiamo mangiato niente. Adesso ricominciamo comunque con questa nuova parte della Sicilia, no? Perché siamo nell'entroterra ma ci stiamo spostando di più verso ovest, quindi la Sicilia occidentale, che abbiamo già visto che è diversa rispetto all'altro per molte cose, sia dal punto di vista gastronomico che proprio dal punto di vista architettonico e quant'altro. Insomma, io segno. Quindi abbiamo questo quindi adesso Dattilo. Poi abbiamo Mazzara del Vallo, 2 posti, granita al limone, addirittura, attenzione. Comunque ragazzi, prima mi sono dimenticato di dire una cosa sulla macchina. E cos'è che era? Sui consumi. I consumi che sono evidentemente più bassi di quello che consumiamo noi, visto quello che ci mangiamo. Consumo. Allora, dopo averla tenuta per ormai quasi 3000 chilometri, possiamo dire con certezza che per fortuna c'è la macchina che fa. Ce lo dice la macchina, prima col conti. viaggino, facevamo noi il calcolo, anche con Orietta e Carmencita, facciamo tutti i calcoli dall'ultimo pieno, quanti litri abbiamo usato, invece qua ce lo dice la macchina, se ce lo vuole dire, un attimo che anche gira. Il cubetto, perché ancora sta dando il problema della pressione degli pneumatici che arriva all'inizio. Ce l'abbiamo. Ha finito. Allora, il consumo medio in mano nostra di 3000 chilometri è
23.6. 23.6, guarda che sembra un albero di Natale. in questo 23.6. momento. Allora, devo dire che è sceso molto in Sicilia perché ci sono tantissime salite, tantissime discese, salite, certe volte sono così. Paesini, poi strade corte, tragitti brevi. Cioè, in pianura o in autostrada, comunque diciamo in strade statali piatte, invece eravamo arrivati a 26 km con 1 litro. Va da solo il cubetto, cioè. Ecco, praticamente consuma la metà del Biagino, per Sì, dare un'idea. un'idea. Which is very good. Which is very good. Which is very E good. secondo me questo è legato al fatto che lui voleva arrivare velocemente in Sicilia, quindi praticamente andava così, senza benzina quasi. Poi siamo arrivati in Sicilia e ho detto no, Anche adesso io mangio. sto qua, Anche mangiate io. voi, mangio anch'io. E qua si sta succhiando più diesel, in effetti. Vabbè, detto questo, Va bene, niente. ammuccare. Ammucchiamo. Andiamo ad ammuccare? No. Stasera, tranquillo. Domani. Adesso abbiamo la lista, ora che C'è la facciamo lista. tutta la lista. Dobbiamo fare così, no? Mangiare poco, poi usciamo. Bilanciamo. Comunque stavo scherzando e grazie a tutti per tutti i suggerimenti che ci state dando. Tante volte purtroppo quando leggiamo suggerimenti abbiamo già passato quel posto e quindi ce lo perdiamo. Dammi un bacino che mi hai tirato i capelli, bravo. Va bene ragazzi, noi adesso da qui vi salutiamo. Noi tra l'altro siamo arrivati a destinazione, ma ci vediamo nel prossimo video. Però mi dispetti. Bene ragazzi, se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Abbraccione di gruppo. Ciao belli.